Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie generali di fine giugno per il segno del Leone. Grazie. Amici del Leone, abbiamo la carta dell'appeso. Ok? Quindi si prospetta un periodo di riflessione. La carta dell'appeso è qui per dirvi che si possono valutare le cose da un altro punto di vista, ok? Vi dà la possibilità di cambiare visione delle cose, di ridimensionare. Diciamo che è una carta che ha un'energia un po' lenta in realtà, quindi anche un po' statica più che lenta. Per cui Ehm, non vedo grossi movimenti a livello a livello energetico, ma in realtà perché voi volete così, cioè avete probabilmente bisogno di prendervi questo periodo di riflessione. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo, queste sono troppe, vi ricordo che le letture sono comunque fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni. Prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare se volete avere un messaggio più completo e se volete sapere come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi, vi invito ad ascoltare il video di cui ho messo il link qui sotto. Lì troverete anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo da un re di denari, re di coppe e la carta della luna al contrario. Allora, potrebbero rappresentare due persone che sono già nella vostra vita, potrebbero essere due collaboratori, piuttosto che due persone di interesse, piuttosto che due persone di riferimento, ok? Perché per qualcuno sento che è una questione di, cioè, come se fossero professionisti, per capirci. Due persone magari alle quali si sta facendo riferimento, per una determinata, situazione, progetto all'interno di quello che potrebbe essere una situazione lavorativa, per esempio, piuttosto che personale. La luna al contrario, in realtà io la sento come una bella energia qui in questo caso, perché è come se venissero a galla delle cose che prima non si vedevano. Sento molto questo re di coppe come una persona amichevole che, è lì per darvi una mano, per confortarvi, è una persona che è presente nella vostra vita, sia a livello fisico che a livello emotivo proprio, cioè una persona sulla quale si può fare affidamento. Oppure se non fosse una persona potrebbe rappresentare la vostra connessione con voi stessi, ok? Quindi la carta della luna al contrario mi dà proprio da pensare che ci sia un qualche tipo di lavoro che è stato fatto, ma infatti avete anche la carta dell'appeso, vi state prendendo quel momento, quel periodo di riflessione. Qui c'è quello che è un'analisi profonda di certe paure, certe proiezioni che magari si facevano. C'è poi la principessa di bastoni, o il fante di bastoni, ehm, e qui sento che probabilmente c'è bisogno per qualcuno di pensare un pochettino di più a se stessi. Il fante di bastoni è una persona che è molto centrata su se stessa, ma in questo momento sento che voi non lo siete tanto e avreste bisogno di esserlo di più. Probabilmente è il tipo di lavoro che vi sta portando a fare l'energia dell'appeso. Per certi versi potrebbe anche rappresentare quello che è un figlio, questo fante di bastoni, o un'altra persona, un'altra energia diversa da questi 2 re, che comunque è coinvolta in questo tipo di situazione o di relazione. Ragazzi, avete poi la ruota della fortuna, qualcosa cambia o sì o sì.
La ruota della fortuna parla di anche vincita al gioco per certi versi, di qualche avvenimento fortunato, di qualche ciclo karmico che si chiude per dare l'inizio a qualche cosa di nuovo fondamentalmente. Il 5 di coppe mi dà da pensare che voi comunque siate un po' troppo focalizzati su quello che avete perso, probabilmente questa energia della luna vi rimanda un po' al passato, alla nostalgia, qualcuno probabilmente lì che sta pensando se avessi fatto così, se avessi fatto cos'ha, quanto tempo ho perso, quanti soldi ho perso, o l'occasione che si è persa nel passato magari, no? È un atteggiamento che comunque porta a una sorta di tristezza, una sorta di riflessività distruttiva, mi verrebbe da dire. Terminiamo poi la stesa con un 8 di bastoni ed è una carta direi bella potente per finire la stesa, è una carta di forte energia, una carta di movimento. Sento che tutta questa energia insomma di appeso che sento qui, diciamo verso l'inizio della stesa, qui va a cambiare, qui si inizia a muovere qualche cosa. Ripeto, la ruota della fortuna è sempre qualche tipo di avvenimento che arriva in modo inaspettato, che però è per il vostro bene, è un avvenimento che gira la situazione a vostro favore, ok? E qui vediamo comunque che anche con l'otto di bastoni si va verso quello che è una comunicazione, una notizia. Io lo sento molto connesso con il quinto chakra, questa carta, perché si parla proprio della propria espressione personale. Oppure potrebbe anche fare riferimento a una notizia che arriva, quindi a qualche cosa che venite a sapere. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Allora, spieghiamo il re di denari, per piacere. Abbiamo la carta degli amanti e un 10 di spade, quindi qui sento che si tratta di fare una scelta o si è fatta una scelta in passato o si è nel momento in cui si deve fare una scelta. Avendo un 10 di spade sotto il re di denari, mi verrebbe da dire che si è un po' chiuso quello che è il capitolo con questo re di denari, perché il 10 di nuovo è una carta di chiusura ciclo, la carta degli amanti è una carta di scelta, quindi sento che qualcuno ha tagliato potenzialmente o con questa persona o con questo tipo di atteggiamento, ok? Quindi il re di denari normalmente fa riferimento a un atteggiamento di una persona che è tanto generosa, che è sempre lì pronta ad aiutare gli altri. E ha senso se vedo questo fante di bastoni e dovrebbe e se rappresentasse diciamo un lato, cioè perché una persona tanto generosa non riesce a essere egoista e quindi qui si tratta un po' forse di trovare l'equilibrio. Voglio poi dopo vedere questa luna. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un 4 di pentacoli al contrario, un re di bastoni dritto e la carta del diavolo. Quindi qui sento che c'è una sorta di attaccamento alla materialità, che è quello che si sta cercando di lavorare, io credo, no? Con questo taglio al re di denari, con questo taglio alla generosità, per certi versi potrebbe anche essere il lasciare indietro una persona che fino adesso vi ha aiutato, ok? Che però per certi versi io credo che vi abbia anche un po' condizionato. Abbiamo anche un 4 di pentacoli al contrario. Sento che c'è l'inizio di un lasciar andare, ma lo dice anche la luna al contrario. Si sta iniziando a lasciare andare qualche tipo di passione, qualche tipo di schiavitù, qualche tipo di costrizione, di condizionamento mentale. Voglio andare a vedere la luna. Il carro e il 2 di coppe. Io credo che qui le proiezioni che si scoprono, che si vengono a scoprire, siano riferite al come impostare o al dove far andare questo tipo di relazione, questo tipo di accordo di cui ci parla il 2 di coppe, che potrebbe anche essere una relazione di tipo affettivo, però io cerco di leggerla come una lettura generale, quindi c'è un qualche tipo di accordo, un qualche tipo di collaborazione che credo non stia andando avanti come voi avevate proiettato. C'è una sorta di presa di coscienza, vi casca un po' il velo dell'illusione, mi verrebbe da dire, per quello che riguarda il modo di mandare avanti o il modo di dare una direzione a questa collaborazione. Andiamo a vedere questa principessa di bastoni.
Abbiamo un 7 di pentacoli e un fante di spade, un altro fante. Anche qui il 7 di pentacoli mi fa pensare al fatto che vi sentiate un po' bloccati, fermi in questa situazione, ma è l'energia dell'appeso ed è l'energia che mi richiama comunque anche il diavolo, questa sorta di sentirsi intrappolati, questa sorta di prigione che poi in realtà è una prigione volontaria, perché il diavolo parla sempre di quello che sono le prigioni dentro le quali noi vogliamo stare. Okay, il fatto di non potersi divincolare da una situazione o da una relazione in realtà è un'impressione con questo diavolo, è una nostra scelta stare lì. Che poi i motivi possono essere 1000, perché magari non ci si sposta perché non si è sicuri abbastanza, perché non si ha un'indipendenza economica, cioè possono esser tanti e tutti validi, però comunque è una vostra scelta. Quindi qui sento che si tratta di capire perché vi fa piacere stare in questa situazione di comfort. O se non è una situazione di comfort, perché molte volte si sta in queste situazioni di diavolo perché non si ha la forza, il coraggio fondamentalmente di fare un passo per uscire, no, da questa situazione. In realtà con il fante di spade sento che una voglia di determinazione c'è la voglia, ci sarebbe questa come vi dico, questa volontà, ma è come se i tempi non fossero ancora maturi. Siete ancora in questa fase in questa fase, scusate, appeso, chissà perché ho detto diavolo, sì, perché comunque il diavolo c'è, dove state pensando, valutando, rivedendo, osservando, ehm, state traendo le vostre conclusioni su come muovermi. È vero, non avete tanta pazienza, però comunque non siete neanche così tanto sicuri di voi stessi da poter fare un passo. Ma vi dico che arriva comunque la ruota della fortuna, quindi sarà un evento esterno sicuramente. Sono un po' troppe queste. Sarà un evento esterno sicuramente. Guardate, però ve le faccio vedere giusto per tutte carte bellissime, devo dire. Cavaliere di coppe, asso di coppe, il papa, il 4 di spade che parla di guarigione, il re di spade, determinazione mentale, espansione, qui abbiamo un 5 di coppe che è uscito anche qui e un asso di bastoni. Sono troppe, quindi le reinserisco, però era per farvele vedere. Allora, stavo dicendo che qui è un evento esterno quello che arriva. Guardate, 10 di coppe, 6 di pentacoli, il mondo e un 3 di bastoni. Potrebbe essere un aiuto esterno, un aiuto da parte di qualcuno, okay, perché comunque c'è anche questo 6 di denari, si trova un equilibrio, si trova un appagamento emotivo, un appagamento familiare. Abbiamo un 10, c'era un 10 qui e c'è un 10 qui, quindi in qualche modo ruota della fortuna e mondo. Io sento che verso fine giugno il cambio di situazione, il cambio di energia sarà veramente potente, sarete molto più proiettati al futuro. Io credo che si farà proprio un lavoro sull'amor proprio, su quello che è il bambino interiore con questa carta dell'appeso. Andiamo a vedere il 5 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario e un asso di spade al contrario. Credo che questo 5 di coppe sia riferito a qualche cosa che si deve tagliare con la ruota della fortuna, perché anche la ruota della fortuna porta tagli, anche il mondo porta comunque cambiamenti. Diciamo che potrebbe essere di nuovo anche qui una verità che viene alla luce. Abbiamo 2 carte di comunicazione e 2 carte di cose nascoste che vengono alla luce, quindi anche qui potrebbe essere che qualcuno si renda conto, questo avvenimento che comunque arriva con la ruota della fortuna e che porta potenzialmente tutto questo equilibrio e questo appagamento, sicuramente crea anche una sorta di pentimento e di rammarico, inerente a qualche tipo di questione che c'è stata, credo in passato, perché comunque c'è la luna, però è una cosa minima, se si pensa a tutto il movimento positivo che porta alla ruota della fortuna. E poi andiamo a vedere l'otto di bastoni, cavaliere di denari e la carta dell'eremita. Qui qualcuno ha bisogno di staccarsi. La carta dell'appeso è una carta di ritiro spirituale.
In quel mazzetto che era uscito prima è uscito anche il 4 di spade, che è la carta della guarigione, del prendersi un tempo per caricare le pile. Sento che qui per certi versi qualcuno ha bisogno di comunicare la propria realtà e non lo sta facendo. La carta dell'eremita vi dice che avete bisogno di ricercare la propria verità interiore, avete bisogno di capire verso dove andate, e anche il fatto che ci sia questo cavaliere di denari girato al contrario mi fa pensare che l'energia comunque sarà di prudenza. Ehm, io credo che molte persone si sottovalutino avendo questo eremita al contrario. Voi avete decisamente tutte le capacità di affrontare il tipo di situazione o di relazione o di pensieri o di traumi o di illusioni che in questo momento vi trovate ad affrontare. Non fatevi prendere dal panico, cioè un passo alla volta. Nel senso, pensate alle soluzioni dei problemi quando veramente vi si presenta il problema, non pensatelo prima perché è energia sprecata. Se poi il problema non si presenta, voi magari avete sprecato ore a pensare a una soluzione ad un potenziale problema. Ora capisco che, soprattutto per quello che riguarda il lavoro, bisogna un po' giocare, come una partita a scacchi, no, cercando di essere strategici e di pensare anche alle mosse che potrebbe fare l'avversario o la concorrenza in questo caso, però non rimanete troppo proiettati in avanti nel futuro. Abbiate fede, arriva la ruota della fortuna, arriva questo cambio che tanto voi vi state aspettando. Lasciate stare tutto quello che è il rammarico, il pentimento, tutto quello che è stato è andato come è andato, perché doveva andare così, perché voi dovevate imparare determinate lezioni, quindi non poteva andare diversamente. Abbiate fiducia in voi stessi. Io sento che qui si tratta proprio di trovare la comunicazione con voi stessi. Era girato al contrario, vero? Comunque per qualcuno questo cavaliere di denari potrebbe rappresentare una persona che in realtà non sta facendo dei passi avanti nei vostri confronti. Mh? Ehm, è come se fosse una persona che prudente appunto, come vi dicevo prima. Osserva, l'energia è un po' quella. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa riesco ancora a dirvi. Andiamo a vedere un pochettino conscio e inconscio. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, le iscrizioni, con le mail. Quindi grazie davvero a tutti. Ok, Osho, che cosa abbiamo da dire agli amici del leone? L'outsider e integrazione. Wow. 5 di denari e la carta della temperanza. Qui il 5 di denari parla di nuovo di una sorta di gabbia che voi pensate di vivere, perché comunque se ci fate caso il lucchetto è aperto, basterebbe sfilarlo e togliere la catena. Quindi è una gabbia di nuovo di tipo interiore. Per qualcuno il 5 di denari fa sempre riferimento a quel momento un po' 10 di spade, di delusione, di vittimismo anche un po', a quella sorta di energia che ristagna sempre negli stessi pensieri di perdita, di carenza, okay, però in realtà avete tutte le potenzialità qua per cambiare il tipo di vibrazione, per alzare la vibrazione, per cercare di vibrare in quello che è la positività. E poi abbiamo l'integrazione. Difatti, quello che voi non state percependo è che avete bisogno di una guarigione a livello profondo, direi, a livello del bambino interiore, anche se vogliamo, e soprattutto si tratta qui di mettere in equilibrio quello che vuole la vostra mente con quello che sente il vostro cuore, con quello che fa il vostro corpo, quindi avere una sorta di coerenza da un punto di vista mentale, emotivo e fisico, per riuscire ad arrivare a quello che è l'equilibrio, a quello che è la vostra guarigione, a quello che è l'amor proprio, perché comunque, vi ricordo che quando c'è la carta del diavolo c'è sempre quello che è l'amor proprio da lavorare. Avete anche comunque la carta degli amanti e la carta del 2 di coppe, quindi per molte persone si tratta di uscire da questa situazione di ristagno mentale. O magari anche fisico, ripeto. Però iniziando a cambiare
punto di vista, iniziando a cambiare quelle che sono le vibrazioni, iniziando a vedere le cose da un altro punto di vista, come ci dice l'appeso, si riesce a dare un altro tipo di peso a certe emozioni, cioè si tratta di guardare con distacco la situazione, in modo da riuscire ad essere più obiettivi, okay? Va bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte, delle carte dei guerrieri di luce, le carte degli Starseeds. Osservazione! E va a gioco con la carta dell'appeso. Espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita. Interessante. Qui si tratta di imparare ad osservare i cicli energetici e per cicli l'energia funziona a schemi, ok? Quindi si può guardare in senso circolare, quindi si fa un cerchio e poi si ricomincia da capo, oppure a onde, sale e scende. Ci sono sempre i momenti nella vostra vita in cui vi sentite su, vi va tutto bene, e i momenti in cui vi sentite super giù, dove pensate di aver toccato fondo. E l'energia è un po' così, no? Si va a sali-scendi. E normalmente la si può, tra virgolette, incasellare in degli schemi ripetitivi. Quando si dice uscire dalla ruota del karma, e qui avete la ruota della fortuna, si parla anche di questo. Riconoscere lo schema, ma voi avete bisogno di prendere distanza per riuscire a fare questo tipo di osservazione. Quindi si tratta di riconoscere lo schema e nel momento in cui voi volete uscire dallo schema perché non vi serve, perché è uno schema che vi distrugge, ok? Rompere qualche anello della catena. Si tratta di cambiare tipo di pensiero, attitudine, reazione, ok? Ad una determinata circostanza, situazione, relazione, quello che è. Però fondamentalmente si tratta di riconoscere quello che è lo schema e capire cosa cambiare per rompere la catena, per rompere lo schema. Ed è così un po' che si esce dalla ruota del karma anche. Cari amici del leone, questo è quello che ho per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.